Benvenuti su Talker TIC. Oggi parliamo di una partita ad altissimo rischio che si gioca proprio a casa nostra, nel Mediterraneo. Vi sveleremo il tesoro sottomarino che può garantire la nostra indipendenza energetica, ma che ci sta trascinando in una guerra silenziosa e pericolosa. Preparatevi, perché quello che scoprirete qui cambierà il modo in cui guardate il mare. Punto 1. La crisi iniziale. Schiavi del gas russo. Ricordate l'inverno scorso? L'Europa in ginocchio, le bollette che triplicavano e un solo uomo, Putin, che teneva il dito sul rubinetto del gas. Quella dipendenza dal gas russo è stata la nostra più grande vulnerabilità. Il prezzo che abbiamo pagato è stato altissimo, non solo in euro, ma in termini di libertà e sicurezza. Ma la crisi, come spesso accade, ha costretto l'Europa a cercare alternative disperatamente e l'attenzione si è spostata su una regione finora sottovalutata, il Mediterraneo orientale. Qui, in profondità, giace una quantità di gas naturale tale da poter liberare l'Europa per decenni, trasformando completamente l'Italia. L'Italia è la porta, il ponte naturale tra l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa. Ma questo ruolo strategico ci espone direttamente alle tensioni. Dobbiamo scegliere: diventare il super hub energetico del continente o essere travolti dalla competizione per il controllo di questo tesoro nascosto. Punto 2. Il tesoro sottomarino. Numeri e protagonisti. La svolta è arrivata tra il 2009 e il 2015, con scoperte sismiche epocali. Parliamo di due giganti: Leviathan, il più grande giacimento israeliano, e soprattutto Zohr, scoperto in Egitto dalla nostra Eni. Le stime parlano chiaro: le riserve totali nell'area superano i 3.500 miliardi di metri cubi. Per intenderci, è gas sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno dell'Unione Europea per oltre 7 anni, una risorsa che riscrive la storia. Questi giacimenti rendono Cipro, Israele ed Egitto i nuovi attori energetici mondiali. Però la vicinanza geografica rende l'applicazione del diritto del mare un vero incubo. La zona economica esclusiva, o ZEE, la fascia di 200 miglia nautiche, è la chiave di tutto. Ogni paese traccia i suoi confini marittimi, ma le linee si sovrappongono in modo aggressivo. E in mezzo a questo caos c'è un paese che vuole riscrivere le regole. Punto 3. La Turchia e la dottrina della patria blu. Se c'è un attore che sta destabilizzando l'area è la Turchia di Recep Tayyip Erdogan. La sua strategia marittima si chiama Mavi Vatan o Patria Blu. Si tratta di una dottrina nazionalista che rivendica una ZEE vastissima, ignorando di fatto i diritti marittimi di Cipro e, in gran parte, della Grecia. Le azioni di Ankara sono concrete. Navi da ricerca, scortate fregate militari pattugliano regolarmente le acque contese, violando di fatto le aree che Cipro, membro dell'UE, rivendica come proprie. Il colpo di teatro più eclatante è stato l'accordo siglato con il governo di Tripoli in Libia. Questo accordo disegna un corridoio marittimo che divide in due il Mediterraneo e isola strategicamente la Grecia. Non è solo una questione di gas, è una dimostrazione di forza. La Turchia vuole essere consultata su ogni progetto energetico che transiti nell'area. Per questo progetti come l'East Med, il gasdotto che unirebbe Israele a Cipro e poi all'Europa, sono costantemente minacciati. Punto 4. La rete di alleanze e la strategia di contrasto. Di fronte all'aggressività turca, gli altri paesi non sono rimasti a guardare. Si è formata una vera e propria rete di alleanze chiamata Forum del Gas del Mediterraneo orientale. I membri chiave, Egitto, Israele, Cipro, Grecia e con l'Italia come osservatore, lavorano per coordinare la produzione e l'esportazione di gas. L'Egitto è diventato cruciale, non solo per il suo giacimento Zohr, ma perché possiede i terminali di liquefazione, che trasformano il gas in GNL, gas naturale liquefatto, facile da trasportare via nave, aggirando i problemi dei gasdotti contesi. L'Italia, grazie alla sua posizione e ai suoi rigassificatori, è il partner perfetto per ricevere questo GNL. L'Italia, attraverso Eni, sta giocando su più tavoli. Da un lato collabora strettamente con l'Egitto, dall'altro deve gestire i suoi interessi in Libia, dove la Turchia ha una forte influenza militare.
È una diplomazia ad alta tensione che mira a garantire che l'energia passi in sicurezza attraverso l'Adriatico e il Tirreno. Bene, amici di TalkerTIC, come abbiamo potuto vedere e analizzare a fondo, la partita del Mediterraneo orientale è molto più di una semplice questione energetica. L'Italia si trova di fronte a una duplice sfida e un'opportunità storica. Da un lato, la nostra posizione geografica, le nostre infrastrutture e l'esperienza di giganti come Eni ci proiettano naturalmente verso un ruolo di hub energetico cruciale per l'intera Europa. Abbiamo la possibilità concreta di svincolarci dalle vecchie dipendenze e diventare la porta d'ingresso per le risorse vitali che alimenteranno il futuro del continente. Dall'altro lato, però, questo potenziale illimitato è oscurato da costi e rischi enormi. La guerra sotto il mare non è un'espressione casuale, è una realtà fatta di rivendicazioni aggressive, investimenti militari massicci per la sicurezza delle rotte e delle infrastrutture sottomarine e una difficile diplomazia a livello europeo. L'instabilità che abbiamo visto e i conflitti latenti potrebbero avere ricadute dirette non solo sulle nostre bollette, ma sulla nostra stessa sicurezza nazionale. Il futuro dell'Italia e la sua capacità di trasformare questa sfida in un trionfo dipendono ora dalla nostra visione strategica e dalla fermezza diplomatica con cui sapremo muoverci in questo scacchiere geopolitico ad alta tensione. E qui, cari amici, vogliamo sentire la vostra voce. Dopo aver ascoltato tutti questi elementi, qual è la vostra opinione? Credete davvero che l'Italia abbia la forza e la strategia per giocare da protagonista in questa partita così rischiosa? Il vostro prezioso commento qui sotto non è solo un'interazione. Per noi di TalkerTIC è una risorsa fondamentale per capire come pensate e per continuare a esplorare insieme questi scenari. Se questo contenuto vi è stato utile, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale. E per non perdere i prossimi approfondimenti e tutti i nuovi contenuti esclusivi, attivate la campanellina delle notifiche. Per voi è un gesto semplice e gratuito, ma per noi di TalkerTIC fa la differenza. Ci aiuta a crescere, a migliorare costantemente e offrirvi sempre analisi nuove, pertinenti e di alta qualità. Il vostro supporto è la nostra energia. Grazie di cuore.